Oggi vi porto a visitare lei, l'Impression 43, l'ultimo modello del cantiere Elan. Seguitemi. Siamo in Slovenia, appena fuori Porto Rosa, davanti al villaggio di Piran, un paesino veramente molto carino sulla costa slovena. E siamo venuti qua perché qui c'è il centro prova del cantiere Elan, proprio gestito dall'Elan stesso. Ci sono tutti i modelli Elan, si viene qua e si prova quello che si vuole. Noi siamo venuti a provare l'Impression 43, modello presentato nel 2022, per cui modello nuovissimo, disegnato per quanto riguarda le linee d'acqua da Rob Humphrey, che è il disegnatore storico del cantiere Elan, e per quanto riguarda lo stile da Pininfarina, dallo studio Pininfarina, per cui una barca che si fregia di due nomi veramente molto importanti. Voi considerate che negli ultimi anni Elan ha voluto cambiare rotta e sta salendo nella scala della qualità, si sta andando a posizionare tra i cantieri industriali e i cantieri boutique, ovvero sia tra quello che può essere Dufour, Beneteau, Bavaria e quello che può essere Solaris, Italia Yachts o cantieri di questo tipo. Perciò una barca di qualità nettamente superiore, ma con un costo decisamente inferiore a quello che può essere il costo di un cantiere boutique. Qualità superiore che si vede anche su questa imbarcazione, sull'Impression 43, perché la costruzione è una costruzione un pochino particolare. Questa è una delle pochissime costruzioni in infusione integrale, ovvero sia quando fanno lo scafo fanno un processo di infusione per lo scafo e per le strutture, tutto nello stesso momento. Questo fa sì che le strutture siano parte integrale dello scafo, per cui siano più solide. L'Impression 43 è una barca da crociera a tutti gli effetti, non vuole essere un perforce, vuole essere una barca da crociera e vuole essere una barca per la famiglia, ovvero sia per colui che vuole navigare con la propria famiglia, una persona che non ha bisogno, non è che non ha bisogno, non ha un grande equipaggio, molte volte se la deve cavare per conto suo e ha con sé moglie e figli che casomai non sono né pratici né molto appassionati di vela, quindi deve avere una barca che in navigazione è comoda e che soprattutto esprima un grande senso di sicurezza, e questa lo fa. Come ci è riuscito Humphrey a trasmetterci questo senso di sicurezza? Con la carena, uscendo un pochino dal seminato. Oggi si usa molto fare delle carene piatte, perché con la carena piatta la barca è estremamente veloce. Allora lui ha lasciato perdere la carena piatta, ha fatto invece una carena profonda. Perché? Perché la carena profonda fa sì che quando io navigo con un mare, la navigazione sia molto più confortevole, il passaggio sull'onda sia molto più morbido, la barca non sbatte, è proprio un'altra cosa. Per cui è quello il sistema da adottare se si vuole fare una barca da crociera vera. Ora che abbiamo tracciato un profilo dell'imbarcazione, io direi di andare a poppa a incontrare Luigi Coretti. Luigi Coretti è il CEO dell'Adria Ship, che è lo storico importatore del marchio Elan in Italia, e sarà con lui che andremo a scoprire nel particolare questa barca. Seguitemi. Ciao Luigi! Maurizio, buongiorno, ciao! Bellissima giornata, Luigi? Fantastico! Mamma mia! Sole, vento, mare piatto. Impression 43. Da quanto ho capito questo è l'entry level della gamma. Esatto, Maurizio. E anche tutte le altre gambe partiranno comunque da un 43-44 piedi. Ormai c'è un livellamento verso l'alto e anche Elan sta salendo di taglia e salendo di misura. Voi considerate che Elan produce 70 barche l'anno, che non sono molte, per questo loro hanno deciso di alzare la qualità, di non incrementare il numero di barche prodotte, ma alzare la qualità e chiaramente alzare anche la misura minima da cui partire. Ma questo è uno scafo completamente nuovo, questa qui parte una nuova generazione di Impression. Assolutamente sì, è una barca disegnata sempre da Rob Humphrey per quanto riguarda linee d'acqua e piano velico, ma con degli input e con la mano di Pininfarina per quanto riguarda l'estetica sia interna che esterna. Certo, prima i vecchi Impression erano disegnati da Humphrey sotto
e sopra. Adesso invece si introduce questa nuova figura che è il design di alto livello, perché Pininfarina è uno studio chiaramente di alto livello. Passiamo allora a vedere la barca. Io ho una sola parentesi, parliamo subito di gavoni. Io prima non vi ho fatto notare che a prua, appena a poppa via del Pozzo delle Ancore, c'è un gavone che secondo me è molto importante, un gavone delle vele. Non è proprio un gavone delle vele perché la bocca d'entrata non è sufficientemente grande per mettere dei grandi sacchi, ma ha una funzione basilare perché io là dentro posso mettere tutti i parabordi, e avere un posto dove mettere tutti i parabordi è una cosa molto importante. Invece i gavoni, qui abbiamo questi due, Luigi. Esatto, questi due gavoni qua in pozzetto, una a destra e una a sinistra. Perfetto. E poi questo grande gavone qua sotto che ha una funzione che a me non mi convince del tutto. Praticamente contiene la zattera di salvataggio. Perché non mi convince? Perché da qua sotto tirare fuori la zattera, appoggiarla qua, richiudere il gavone e poi portarla in acqua, insomma non è un lavoro da poco. Meglio qua che là. Ecco, ma come giustamente mi dice sempre lui, è meglio qua sotto che, come hanno molti, dentro il gavone, perché in quel gavone diventa ancora molto più difficile tirarla fuori e portarla in acqua. Ma io spero che l'Elan prima o poi questo gavone lo faccia che si apra qua davanti, in modo che la zattera si possa semplicemente trainare in mare, implementando così la sicurezza di navigazione. Parlando proprio di sicurezza, io qui vedo il pozzetto, che è un pozzetto molto ben protetto. Sì, un pozzetto che definirei avvolgente, quanto con lo sprayhood chiuso, con questo paramare molto alto, alla fine abbiamo queste posizioni che sono assolutamente protette in ogni condizione di vento e di mare. Impossibile quasi bagnarsi. Certo, impossibile bagnarsi, e poi soprattutto protegge molto i bambini che giocano, e la cosa importante secondo me è che dà una sensazione al vostro equipaggio di essere protetti. Quella è la cosa fondamentale se a bordo si ha un equipaggio di persone che non sono particolarmente pratiche nell'arte di andare per mare. Una cosa carina che vedo è questa qui, le due console di navigazione, che se non sbaglio sono le stesse che abbiamo trovato sul GT6 e l'S6. Sì, queste sono disegnate sempre da Pininfarina, quindi richiamano quelle delle 6. Bello anche il tienti bene, molto bello, molto lungo, quindi c'è molto spazio per prenderlo. Sì, anche perché ci si possono appoggiare due persone su questa, uno di là e una di qua. E poi c'è da prenderti qua e da prenderti anche sul tavolo, quindi riesci a muoverti in qualsiasi condizione all'interno del pozzetto senza alcun problema. E poi l'altra cosa che io volevo far notare, che tu mi hai mostrato prima, è una cosa classica e utilissima in una barca da crociera, che è appunto, cosa che ho qua sotto io? Qua sotto c'hai un barbecue bello grande, e questa è una cosa estremamente utile. Lo si usa non da qua su, ma lo si usa stando in piedi sulla piattaforma, ed è una cosa che ci permette di cucinare carne e pesce, ma non dover avere gli odori che sviluppano questi alimenti dentro la barca. Da una parte ho il grill e dall'altra invece ho il frigorifero. Ecco, qui ho il frigorifero, per cui ho, non dico una cucina completa, ma sicuramente una buona parte di questa. Per mostrare queste due cose abbiamo parlato di piattaforma, e a proposito di piattaforma da bagno vogliamo parlare un attimo di questa enorme piattaforma da bagno. Si possono avere due piattaforme, una a livello del calpestio oppure questa che è quella grande che chiude tutta la poppa. Perfetto. Questa, nella scelta bisogna fare diverse considerazioni, perché quella a livello calpestio esteticamente è molto bella, ve lo dico subito, però quando voi l'aprite è molto poco profonda. Questa esteticamente chiaramente dà una sensazione di chiuso, ma questa quando l'aprite è una vera piattaforma da bagno, e sulla piattaforma da bagno ci si passa buona parte della giornata. Vista la plancetta abbiamo visto un po' tutto, per cui io direi che a questo punto invece andiamo a vedere, a visitare gli interni. Daniel, can you help us? Can you go to the wheel? Luigi, entrati qui dentro, la prima cosa che a me colpisce tanto è la finitura.
La finitura voluta da Pininfarina è di forte impatto. Molto originale. Sì, l'impatto è dato dal contrasto tra questo rovere, questo rustic oak, come lo chiamano in cantiere, quindi questo rovere rustico, tra virgolette, e questi mobiletti che in realtà sono fini esteticamente e sono colorati di grigio, quindi questo contrasto tra il rovere e il grigio dei mobiletti crea questo impatto al quale ti devi un po' abituare, ma quando ti sei abituato alla fine piace. È molto carino comunque, anche carino e originale è il fatto di prendere un legno appositamente, un legno nodoso, e trasformare questo nodo in un elemento d'arredo. Soltanto un designer poteva fare una cosa del genere. Vogliamo parlare invece di volumi? Vogliamo parlare di volumi e di layout. Allora, parliamo prima di layout. La versione sulla quale ci troviamo è la versione standard. La versione standard è 3 cabine, quindi con 2 cabine a poppa gemelle, dove abbiamo spazio per cambiarci, abbiamo comunque dei letti comodi, e una cabina a prua invece armatoriale. E tutte e 3 le cabine io vedo che hanno una cosa molto bella, secondo me, l'areazione, perché queste hanno un passauomo sopra, uno blò sotto e un altro blò laterale. Esatto, quello sopra ti fa da camino e quindi è quello che ti aiuta a togliere, che garantisce un flusso d'aria. Chiaramente le 2 cabine di poppa sono servite da un grande bagno con il suo box doccia e poi box doccia grande, e la cabina armatoriale ha il suo bagno in cabina, anch'essa con il suo box doccia. Volendo c'è una versione anche a 4 cabine con la poppa che rimane invariata, quindi le 2 cabine gemelle rimangono tali e quali, come sono, e anche il bagno, e invece a prua viene inserita una cabina a castello e quindi chiaramente la cabina dell'armatore il letto viene un po' costretto, insomma, di base si perde questo fatto di avere il letto centrale a isola, che in una barca da crociera è una cosa estremamente comoda, perché io non devo saltare sul letto ma ci vado lateralmente, non solo per chi deve andare a letto ma anche per chi lo deve rifare il letto. Rifare un letto a isola è sicuramente molto più semplice che rifare invece un letto a triangolo. L'altra cosa è l'impression. Sono noti per essere dei deck house, una tuga alta, imponente, con una grande vetratura. Io qui trovo una cosa particolare, trovo una barca che mi dà quello che mi dà un deck house, perché io stando in piedi qua vedo tutto, vedo tutta la costa, vedo qualsiasi cosa, però non mi sembra un deck house classico. Sì, possiamo dire che da fuori non sembra un deck house, cioè comunque un semideck, mentre te ne accorgi quando vieni dentro. Fuori non te ne accorgi perché Pininfarina ha lavorato molto sulle linee della tuga, sulle linee della coperta, e quindi l'ha un po' nascosto, quindi non lo noti, l'ha addolcito, no? Sì. Prima le linee dell'impression erano più imponenti, forse un po' anche pesante, pesante, però all'inizio i deck house venivano disegnati in questa maniera qua. Quando poi scendi sotto coperta hai tutta la luminosità, tutta l'erosità proprio di un semideck, dato da queste finestrature, dalle finestrature ai lati, dal fatto di avere tantissime aperture, quindi anche in una giornata non propriamente limpida come oggi, alla fine dentro comunque luminosità ce n'è. Cioè luminosità, e poi soprattutto quando io sono entrato è la sensazione di spazio, di questa barca c'è un volume enorme, perché chiaramente avendo questa tuga che poi sei alto, però è amplificato dalla luce. Il fatto di avere la luce mi fa sentire in un luogo più grande, più spazioso, e questa è una sensazione molto, molto piacevole. Poi tu mi hai detto invece che quel tavolo da carteggio non è uno standard, quello è un option. Nasce la barca nella versione standard, lì nasce con un mobile, quindi abbiamo altro spazio di stivaggio, che come ho detto ce n'è comunque tanto, volendo poi avere il carteggio. Il carteggio poi è una scelta dell'armatore, certo, si usa poco, ma Ela non ha voluto eliminare questa opzione, quindi come opzione lo continua ad offrire. E invece questa cucina è uno standard, così è la cucina, non c'ho un'altra opzione. No, la cucina è sempre così. Ed è una bellissima cucina, perché vedete è una cucina ammurata con tanto spazio per lavorare, ben attrezzata, frigorifero particolare, Luigi. Un bel frigo messo per baglio, chiaramente grande, con la possibilità poi di avere un secondo cella frigorifera. Sì, infatti ho visto questa cella frigorifera. Questo è lo frigorifera. standard e qua dentro può essere opzionale la seconda. Ma la cosa veramente importante è questa, è gli stipetti, avere la cucina con gli stipetti, quello è importante, perché quando io lavoro in cucina devo avere un luogo dove andare a riporre e prendere le mie cose, se no cucinare diventa molto faticoso, e diciamo che questa cucina di stipetti ne ha veramente tanti. Detto questo, io tornerei fuori, continuerei la nostra veleggiata e tirerei un po' le conclusioni di tutto quello che abbiamo visto.
Luigi, abbiamo lo stesso vento di prima, non è cambiato nulla, abbiamo circa 20 nodi di vento, siamo protetti all'interno del golfo per cui non abbiamo assolutamente mare, abbiamo a riva tutto fiocco e tutto Genova, non è questo l'assetto giusto, perché con 20 nodi di vento bisognerebbe avere una mano di terzaroli e un po' meno fiocco, il che ci permetterebbe di stringere un pochino. Ma siccome dal drone le immagini sono brutte con l'avvolgifiocco chiuso perché fa un po' di pancetta e la randa è terzalorata, noi abbiamo deciso di regalarvi delle belle immagini, quindi tenere tutte le vele a riva. Vogliamo parlare proprio di questo piano velico? La barca ha circa 82 metri quadrati di superficie velica, nasce con una randa semisteccata in Dacron, poi chiaramente puoi avere la full button come nel nostro caso o una randa avvolgibile, e nasce poi con il fiocco autovirante, oppure puoi avere il fiocco come nel nostro caso non autovirante. Benissimo, quando scegliete il piano velico pagate la massima attenzione, perché da lì dipende il fatto che la barca vi divertirà o meno. Allora, se siete soli a portare la barca, se la vostra famiglia non è in grado di aiutarvi, prendete l'autovirante, casomai anche una randa avvolgibile, e avete risolto la questione. Ma se avete anche soltanto una persona che è in grado di darvi una mano, beh, non ci pensate due volte, prendete il Genova normale e la randa steccata. Al limite mantenete la rotaia dell'autovirante, perché poi il momento in cui siete stanchi di fare tutto per conto vostro, levate il Genova, mettete l'autovirante e la vita vi si rende più facile. Però attenzione, con l'armo che abbiamo noi in questo momento, la barca è veramente molto divertente, è una barca a vela vera, non è un cruiser, è una barca a vela, proprio al 100%. Vi salite a bordo, alzate le vele e cominciate a divertirvi sul serio. Come avete visto abbiamo delle vele grigie scure, non abbiamo delle vele bianche di Dacron. Anche questo è un altro particolare: quando comprate le vele non vi accontentate della vela che vi dà il cantiere, prendete delle vele serie, perché le vele serie sono quelle che vi fanno divertire, reagiscono completamente in altra maniera. È difficile crederci, ma se voi le provate rimarrete veramente stupiti della differenza che c'è tra avere una barca con un tipo di vela o un altro tipo di vela. Detto questo, io la barca l'ho provata ieri mattina, più o meno il vento era uguale, la velocità che sviluppa la barca con questo vento è tra i 9 e i 9 nodi e mezzo, in un'andatura di bolina molto larga. È una barca molto tranquilla dal punto di vista di reazione, non è una barca che reagisce in maniera violenta. Che vi posso dire, anche se adesso vado a stringere con tutto questo vento, non ho mai una reazione fortissima, ho una bella reazione, perché adesso tra poco vedrete la barca sbanderà e comincerà a camminare molto di più, però non è una reazione violenta, è una reazione che io posso gestire senza grossi problemi, e questo è quello che serve quando io vado a fare una navigazione di crociera con la mia famiglia. L'altra cosa è il timone, è un timone molto morbido, un timone che non vi dà problemi, è un timone che consuma poco quando c'è il pilota automatico, perché chiaramente se il pilota è morbido il pilota automatico sforza di meno, quindi consuma di meno e mantiene una migliore rotta. Non credo che ci sia molto altro da dire sulla parte navigazione. Vi auguro buon divertimento se avete intenzione di prendere la barca. Prima di farlo, mi raccomando, venitela a provare, perché una barca non si compra mai sulla carta, per cui contattate questo signore e venite qui a Porto Rosa a provare l'imbarcazione. Ringraziato Luigi. Grazie a te Maurizio. Ringrazio voi per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet. E adesso viriamo perché abbiamo il campo Cozze davanti a noi.